Mi devo fidare della medicina. Riprendiamo la scalata della piramide delle evidenze scientifiche. Eravamo rimasti qui. E se qualcuno non ha visto il video precedente? Non si può, lo deve vedere. E se no cosa facciamo? Riniziamo tutto da capo? Però spiegalo. Ok, questo video è la continuazione del video precedente. Quindi chi non l'avesse ancora fatto, corra subito a guardarlo. È questo qui. Ok? Dicevamo che eravamo rimasti qui. Se saliamo un po' più in alto nella piramide, troviamo gli studi osservazionali. Sono studi nei quali non si interviene con una terapia, ma si osservano gruppi di persone per cercare di individuare cause o fattori di rischio di alcune malattie. Ad esempio, possiamo seguire nel tempo due gruppi di persone che differiscono per una caratteristica che vogliamo esaminare, ad esempio fumatori e non fumatori, e vediamo se un gruppo sviluppa una determinata malattia più dell'altro. Oppure possiamo fare la stessa cosa andando indietro nel tempo, analizzando le cartelle cliniche dei pazienti o intervistandoli. Sì, e come no? E chi è che dice al contrario? O ancora possiamo vedere in un determinato momento se ci sono associazioni tra alcune patologie e alcuni possibili fattori di rischio. Però in questo caso non possiamo stabilire un rapporto di causa-effetto, perché non sappiamo cosa avviene prima e cosa avviene dopo. No, per carità, ma chi l'ha detto? Ma chi è che mette in giro con queste voci? Ma chi ha osato? Chi ha osato? Gli studi osservazionali ci permettono di stabilire delle correlazioni, ma dobbiamo stare attenti a non interpretarle nel modo sbagliato, perché qualche volta il caso ci gioca brutti scherzi. Vi faccio vedere questo grafico. Vedete l'andamento di due variabili nel tempo, dal 1999 al 2009, e vanno proprio di pari passo. Sembrano due fattori fortemente correlati, come potrebbero essere ad esempio l'esposizione a certe sostanze e la comparsa di cefalea. Rimarrete sorpresi nel vedere che la linea nera rappresenta il numero di film in cui è comparso Nicolas Cage e la linea rossa rappresenta il numero di persone annegate negli Stati Uniti cadendo in una piscina. Sono ovviamente due cose del tutto indipendenti, che casualmente hanno una correlazione temporale tra di loro. Guardate quest'altro. Anche qui vedete due variabili che aumentano o diminuiscono contemporaneamente, come se fossero due fattori fortemente dipendenti l'uno dall'altro. Potrebbero essere ad esempio periodi di forte stress e gli eventi di bruxismo durante il sonno. E invece sono il numero di omicidi compiuti tramite vapore o oggetti caldi negli Stati Uniti d'America e l'età di Miss America. Questo vi fa capire come una correlazione non significa necessariamente un rapporto di causa-effetto. Salendo ancora un po' più in alto, troviamo gli studi clinici controllati non randomizzati. Sono degli studi clinici dove si inserisce un gruppo di controllo. Se si vuole testare l'efficacia di un nuovo farmaco o una nuova metodica terapeutica, questa viene somministrata a un gruppo di persone. Ma si aggiunge un gruppo di persone a cui viene somministrata una terapia finta, del tutto simile alla terapia vera, ma senza nessuna efficacia, come ad esempio una compressa che non contiene farmaco ma solo zucchero. Alla fine dello studio si valutano i risultati osservando la differenza tra i due gruppi. Questo sistema consente di ridurre al minimo l'influenza dovuta all'evoluzione spontanea della patologia e all'effetto placebo, che dovrebbero essere uguali nei due gruppi. Un passo in più consiste nel determinare la distribuzione dei soggetti nei due gruppi in modo assolutamente casuale. Si parla di studi clinici controllati e randomizzati. Questo consente di eliminare possibili errori causati dalla selezione anche involontaria dei pazienti nei due gruppi, che potrebbe creare gruppi diversi e quindi dare risultati sbagliati.
ci avviciniamo all'apice della piramide e troviamo le review sistematiche della letteratura e le meta-analisi. Questi non sono studi clinici, ma sono articoli che esaminano studi clinici già pubblicati, inserendo dei criteri che permettono di selezionare gli articoli più accurati e, dove possibile, calcolando i risultati utilizzando tutti i dati degli studi clinici esaminati. Madonna mia, che ansia terribile! Ma che ansia! Sono studi importanti perché permettono di trarre un po' le conclusioni, analizzando tutta la letteratura scientifica disponibile su un determinato argomento. In cima troviamo le linee guida, solitamente pubblicate da organizzazioni nazionali e internazionali, come il Ministero della Salute o, per quanto riguarda il dolore orofacciale, l'American Academy of Orofacial Pain, cioè l'Accademia Americana del Dolore Orofacciale. Sono dei documenti che contengono delle raccomandazioni cliniche, diagnostico-terapeutiche, basate sull'evidenza attuale della letteratura scientifica. Come vedete, in questa piramide manca qualcosa. Non ci sono gli aneddoti personali, le opinioni di parenti e amici, i video su Facebook e YouTube, compreso questo, le chat WhatsApp, l'ho visto su internet, l'hanno detto in TV, me l'ha detto mio cugino, eccetera. Perché tutte queste informazioni hanno un'evidenza scientifica uguale a 0. E non aumenta se aggiungiamo in un post che l'ha detto un premio Nobel. No, non aumenta. Ma le cose si complicano ulteriormente, perché anche considerando lo stesso tipo di studi scientifici, ci sono tante caratteristiche che possono influenzare i risultati. Ma di questo parleremo nel prossimo video che concluderà questa serie. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa, se volete contattarmi direttamente, potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Vi vorrei lasciare con un breve aneddoto che racconta il primo studio clinico controllato della storia. Lo eseguì il dottor James Lind nel 1747, quando era imbarcato sulla nave Salisbury, credo che si dica così. Ma ve lo faccio raccontare dal più grande divulgatore scientifico italiano dopo Piero Angela, il nostro amichevole chimico di quartiere Dario Bressanini. Vai! Lind divenne noto per aver effettuato il primo studio scientifico clinico controllato, con le limitazioni dell'epoca ovviamente. Voleva capire che cosa poteva servire per curare lo scorbuto e allora selezionò 12 marinai sulla sua nave che ne soffrivano. Diede loro una dieta diversa da tutta quella degli altri marinai, sostanzialmente del porridge d'avena con del brodo di montone, delle gallette bollite, del grasso bovino, riso e uva sultanina. Questi 12 marinai vennero divisi in 6 gruppi di 2 l'uno, a cui diede un ingrediente diverso per completare la dieta. I primi 2 ricevettero un quarto di sidro e vabbè, gli è andata bene. Un po' meno bene andò agli altri 2 che dovettero bere dell'acqua salata di mare, o anche agli altri 2 del gruppo successivo che dovettero bere dell'aceto. Altri 2 presero un intruglio a base di aglio, cremor tartaro, orzo, senape e chissà che altro. Ma quelli che se la passarono peggio probabilmente erano quei 2 che si dovettero bere dell'acqua con dell'acido solforico, ebbene sì, diluito ovviamente. All'ultimo gruppo vennero dati 2 aranci e un limone da consumare ogni giorno. Dopo una settimana in questo gruppo lo scorbuto era completamente passato. Fortunatamente l'esperimento venne bloccato e anche a tutti gli altri vennero dati degli agrumi. Questa è la storia del primo esperimento clinico controllato. Grazie Dario, davvero molto interessante. Ovviamente, per chi non lo sapesse, lo scorbuto è una malattia causata dalla carenza di vitamina C. Per questo l'assunzione di arance e limoni fece guarire i marinai. Con questo per ora ci lasciamo. Ciao a tutti, alla prossima! Dici che era scontato? Lo sanno tutti?